Allora ragazzi, benvenuti in questo video dove vedete che sono in una location diversa, cioè sono dentro la mia macchina. Allora, visto che passo un sacco di tempo a guidare, ho detto perché non comincio a fare qualche video anche in macchina, una sorta di vlog dove vi racconto determinate cose. Perfetto, qui c'è la strada chiusa, bene, e allo stesso tempo vi condivido magari quello che faccio durante la giornata e soprattutto rispondo ad alcune delle vostre domande che mi fate nei commenti. Penso che sia un modo un po' più veloce e rapido, soprattutto a quelle domande che non richiedono diciamo di far vedere cose o spiegare cose particolari, ok? Allora, quindi questi video non saranno editati, niente cose strane, niente cose particolari, semplicemente li farò e li caricherò così. Allora, in questo primo video volevo rispondere appunto a una domanda che mi avete fatto nei commenti e più volte anche su Instagram nei messaggi, che è la seguente: qual è la differenza tra la facoltà, cioè in realtà la facoltà è una, è quella di ingegneria civile, qual è la differenza tra gli indirizzi di ingegneria civile e ingegneria edile? Quindi uno si deve approcciare un attimo appunto all'iscrizione all'università e ha un po' questo dubbio, non conoscendo che cosa si fa magari nei vari indirizzi. Allora, cerco di darvi una risposta diciamo abbastanza veloce. Allora, fondamentalmente la differenza è questa: la facoltà di ingegneria civile è una facoltà più incentrata sulla progettazione infrastrutturale e strutturale. Cosa vuol dire? Che tutte quelle infrastrutture pubbliche che voi vedete, quindi ponti, strade, viadotti e anche costruzioni, diciamo, di una determinata entità, sono diciamo progettate dagli ingegneri civili, e quindi soprattutto a livello strutturale la facoltà di ingegneria civile vi dà un pochettino più di skills in questo ambito qui, mentre la facoltà di ingegneria edile è più incentrata sulla parte anche di progettazione, intesa come progettazione architettonica, quindi ci sono più spunti da questo punto di vista, ok? Mentre sul civile non viene, diciamo, spiegato in generale come fare progettazione architettonica, ma ve lo dovete un po' studiare a parte, o comunque ci sono delle nozioni molto basiche, e invece ingegneria edile vi dà più diciamo da più basi da questo punto di vista. Allora, quindi ci sono più esami rivolti all'architettura, alla progettazione e relativa ovviamente non solo a edifici ordinari, magari anche edifici di una certa importanza, però vi dà comunque questo indirizzo. Quando mi chiedono che cosa consigli, allora in realtà il discorso è sempre il solito: dipende che cosa vi piace di più, che cosa vi appassiona di più. In generale il mio consiglio è che ingegneria civile riesce a racchiudere un pochettino tutto quanto, perché la parte di progettazione ve la potete, ovviamente per le cose ordinarie, anche guardare un pochettino da soli, mentre la parte, diciamo, di ingegneria civile, intesa come progettazione infrastrutturale e strutturale, se non la fate all'università difficilmente poi riuscite a approcciarla per conto vostro. Poi, per l'amor del cielo, si fa tutto, si impara tutto, però diciamo che è un po' più complicato. Intanto sono sotto una piccola galleria, bene, e quindi questo è un pochettino il discorso. Una più incentrata sulla progettazione, quindi esempio classico: io ho un edificio, una casa, no? Devo progettare una palazzina a 4 piani con 2 appartamenti per lato, e magari alla facoltà di ingegneria civile vi danno il progetto che dice: ok, questa è la palazzina, fate i calcoli, fate il progetto strutturale, fate queste cose, però non vi dicono fondamentalmente non vi danno il compito dall'inizio di fare proprio la suddivisione architettonica. Mentre in ingegneria edile può darsi che vi diano questo. Ok, questo è un pochettino il riassunto. C'è da dire però che alla fine di tutto, quando finite una o un'altra facoltà, l'esame di Stato che andate a fare è comune, quindi non c'è una distinzione. L'esame di Stato, cioè l'albo degli ingegneri, è unico, quindi
Adesso non penso che ci siano delle distinzioni anche dentro all'esame, o comunque l'esame, cioè l'albo è unico, quello è sicuro. Poi dopo dentro l'esame potrebbe essere che ci siano magari delle distinzioni nelle tracce, però in generale dovrebbe essere unico anche quello, quindi giusto per darvi un'idea anche da questo punto di vista. Ok? Niente ragazzi, spero che questo primo video di questa serie vi sia piaciuto e mi conto di farne altri, spero di riuscire a portarvi anche un po' in giro nei cantieri, così vi faccio vedere cose magari anche poco interessanti. Questo è quanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!